Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon lunedì di Pasquetta ovviamente. Prima di cominciare questo contenuto siamo andati a letto col sorriso e ci siamo risvegliati allo stesso modo, almeno per quanto mi riguarda, ripensando al gol di Orsolini a 30 secondi dalla fine che ha riaperto totalmente il campionato, anzi matematicamente ha cancellato tutto ciò che c'è stato fino ad oggi. Ne comincia uno nuovo, 5 partite, le dobbiamo vincere tutte e 5, ma ci arriviamo. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete, attivando la campanellina ne vedremo delle belle fino a fine campionato, così a livello cronologico non vi perdete alcun video. Se vi piace il contenuto, un bel like, l'algoritmo si diverte in un lunedì di Pasquetta e fa piacere al sottoscritto. Termina la partita ieri sera e ci sono state, credo, un paio d'ore di delirio. Tra casa mia ho sentito Armando, Mauro, Giuliano, lo stesso Valerio. Abbiamo gufato tutti insieme allegramente e non vi nego che a qualcuno di noi sono scappate anche delle lacrime, perché comunque l'emozione è tantissima. Arrivare ad oggi a poter sapere che matematicamente è tutto nelle tue mani è tanta tanta roba, ma dobbiamo far assolutamente silenzio a livello mediatico. Poi andremo un attimo ad analizzare anche qualche numero di Orsolini, perché si fa presto a diciamo mettere l'etichetta a un calciatore vale 80-90 milioni dopo una sola annata, e invece quando sei italiano, non l'allenatore, sei italiano tu calciatore, si ha difficoltà nel, diciamo, far crescere il valore di un calciatore che non arriva mai a livelli di altri personaggi esteri. Detto questo, carissimo Antonio Conte, io ho fantasticato tantissimo. Dopo le 2 ore di delirio del post partita, ci siamo un attimo, diciamo, raffreddati e ho diciamo analizzato la situazione così come fosse una nazionale, il ritiro di una nazionale pre-competizione, che sia un europeo, un mondiale. Ricordiamo l'Italia di Conte 2016 che fece un grandissimo europeo, battendo il Belgio, battendo la Svezia, è vero, perde 1-0 con l'Islanda, però fai una partitona con la Spagna, esci solo ai calci di rigore contro quella Germania che tecnicamente comunque era più forte dell'Italia. Se andiamo a riprendere poi le convocazioni, linea difensiva a parte, reparto offensivo, Zazza, Eder, Pellè e se non erro c'erano Insigne e Immobile. Questi erano i 5 attaccanti e comunque hai detto la tua. Perché? Perché mediaticamente chiuso in una bolla e hai mandato a quel paese, tra virgolette, o non hai risposto praticamente a giornalisti che invece di diciamo voler chiarimenti dal punto di vista del campo, del calcio giocato, cercavano sempre di infilare il dito nella piaga. Così sarà da qui a fine campionato. Ecco perché, carissimo Antonio, rispondi solo alle domande di campo. Quando sono extracampo non rispondo semplicemente, oppure non ti presenti. Silenzio stampa, magari stare in silenzio per un mese e goderci queste 5 partite solamente in base al rettangolo di gioco e la palla che rotola. Orsolini ci ha fatto un grandissimo piacere e ovviamente ha fatto un grandissimo gol. Complimenti al Bologna di Italiano che ha strameritato la vittoria di ieri, anche perché l'Inter nelle ultime uscite sta pagando tutta la stagione, tutti gli impegni ravvicinati, le partite che nelle gambe si fanno sentire. L'ultima mezz'ora cala, entra comunque gente dalla panchina che, seppur fortina, non sarà mai a livello dei titolari, e invece il Bologna sempre sul pezzo, fisicamente stanno tutti bene, e dalla panchina poi ti puoi permettere anche il Castro di turno che entra, vedi Orsolini che ti va a spaccare una partita. E torniamo un attimo alla situazione valutazione dei calciatori. Dopo il gol di ieri Orsolini se ne usciranno che vale 250 milioni, ma andiamoci con calma perché Orsolini 2019-2020 10 gol e 7 assist, 9 gol e 3 assist l'anno dopo, 21-22 7 gol e 4 assist, e poi 22-23 11 gol e 4 assist, 23-24 10 gol e 3 assist, quest'anno 13 gol e 5 assist già.
per il calciatore del Bologna. Ecco perché a me piace dare una valutazione ad un calciatore dopo aver visto quantomeno una continuità di prestazioni e numeri, e non dopo aver visto un'annata dove hai spaccato il mondo, 14, 15 gol, 13, 12 che siano, da esterno, e poi bisogna vedere cosa fai l'anno dopo. Calciatore affermato, lo vorresti a Napoli? Perché no? Perché no? Anche se il Bologna sparerà alto, come è giusto che sia, perché la valutazione ci sta tutta. Calciatore che, chiamato in causa, non se lo fa dire due volte, tecnicamente comunque molto, ma molto valido. Andresti a creare poi un bel alter ego su quella fascia destra tra Orsolini e Politano, ma al mercato ci pensiamo, perché ci sono 5 partite da giocare che porteranno eventualmente ad uno scontro diretto. I criteri dello scontro diretto, nel caso di arrivo a pari punti, si giocherà probabilmente, o molto probabilmente, a Milano, nel caso dovessimo arrivare a pari punti, perché i criteri nel caso di arrivo a pari punti sono questi: si guardano gli scontri diretti in pari tra Inter e Napoli, e quindi si passa poi a guardare la differenza reti. Chi ha la miglior differenza reti ospita la partita che deciderà il titolo. Sono d'accordo? No, non sono d'accordo, perché potrebbero essere criteri che si possono valutare nel caso di arrivo a pari punti e ti decidi al limite un terzo e quarto posto, un quarto e quinto, chi va alla Champions e chi si fa l'Europa League, ma anche no. Diciamo che per situazioni del genere, campo neutro, elimini tutte le valutazioni per quanto mi riguarda. Se vuoi fare una cosa fatta ad hoc, 90 minuti, chi avrà la meglio ovviamente si porta a casa o il titolo o l'accesso ad una Champions e l'altro scende in Europa League, e e così via. Detto questo, mi auguro che il Napoli domani mattina indica un silenzio stampa e dice: ok, noi le conferenze non le facciamo più fino a fine campionato, ci vediamo alla fine e tireremo le somme, perché è storia e date alla mano, lo sappiamo. Diciamo che la situazione mediatica pesa e peserà sempre a Napoli e porterà via punti dal campo. È sempre stato così e sicuramente non cambierà quest'anno, però dalla nostra abbiamo appunto Antonio Conte che, se riesce a non cadere in provocazione, allora possiamo giocarcela, anche perché in provocazione cade anche Inzaghi, l'abbiamo visto ieri sera, la rimessa laterale è stata battuta 13 metri più avanti, i campi a Castelvolturno, gli infortuni, eccetera eccetera eccetera. Solo campo, ragazzi, non pensiamo al tutto il resto, così come ovviamente Inzaghi tira acqua al suo mulino, può dire ciò che vuole, la rimessa è stata battuta 2-3 metri più avanti e non 13-14 metri. Succede in tutti i campionati, succede anche in Premier, se vogliamo fare sempre il rapporto Premier, la Serie A e la Serie A, succede in tutti i campionati sulle rimesse laterali, poi le azioni vanno avanti, tu ti perdi Orsolini sul secondo palo, non posso andare a vedere, sì, ma quella rimessa è stata battuta 13 metri più avanti, non serve praticamente a niente, creando alibi poi anche a errori dei singoli, perché poi sul gol del Bologna c'è una sufficienza per quella palla che viene lanciata all'indietro, se non erro da Bissek, che era entrato anche molto fresco dalla panchina, quindi è meglio analizzare gli errori e lavarsi i panni in casa propria che poi attaccarsi al 13 metri, al 14 chilometri e tutto il resto appresso. Mi auguro di vedere un campionato da oggi, perché ne comincia un altro nelle prossime 5 partite, regolare in primis per quanto riguarda la situazione e la gestione delle partite, del giallo fluo e della quaterna, cinquina, sestina insieme a quelli del VAR arbitrale? Assolutamente sì. Non ne faccio un dramma, perché ancora devono cominciare le partite, ma vedremo poi come, come ci si porrà
dal punto di vista della gestione, designazioni e arrivati a pari punti. Io un pensierino a questo calendario. Le ultime due saranno in contemporanea, quindi giocheremo allo stesso orario dell'Inter perché ti stai giocando ovviamente il titolo. Lo so che forse è complicato, ci sono altri impegni, però io cercherei di farne quantomeno almeno un'altra di partita in contemporanea, le ultime tre, perché diciamo che la prossima e la giornata dopo gli orari sono stati già settati, però almeno le ultime tre, nel caso poi stiamo sempre a pari punti, di farle in contemporanea perché ne va poi la regolarità di un campionato. Per quanto mi riguarda, poi può darsi che io sia troppo pignolo, mi fate sapere la vostra qui sotto nei commenti e cosa ne pensate. Complimenti al Bologna, complimenti ad Orsolini, complimenti ad Italiano che quest'anno sta rompendo le scatole a tutti e Bologna è diventato un campo ostico per chiunque. Io mi auguro, e non lo dico qui perché Orsolini ha fatto il gol, ha riaperto il campionato, ma per ciò che abbiamo visto quest'anno in Serie A e il cammino fatto, mi auguro che il quarto posto sia del Bologna perché lo merita per ciò che ha fatto vedere sul campo. Quindi la classifica finale, al di là del primo posto, per quanto mi riguarda, è ciò che è stato espresso, Atalanta e Bologna in Champions, perché poi sì, c'è la Juve e siamo tutti d'accordo, però la Juve ha fatto 46.000 pareggi, giocando pure partite molto ma molto brutte, cambia allenatore. Lo merita il Bologna per quanto mi riguarda il quarto posto e l'accesso alla Champions, visto che abbiamo saputo che matematicamente il quinto posto sarà di Inghilterra e Spagna e in Italia ne vanno solo 4. Silenzio stampa, tutti in silenzio, non rispondete alle provocazioni, solo a domande di campo e a livello tattico. Non è la cosa più semplice del mondo in questo periodo e lo vedremo, che lo sappiamo già, ma dobbiamo assolutamente farlo. Chiusi in una bolla, 15 punti e i conti alla fine. Sempre Forza Napoli e buon lunedì di Pasquetta ancora. Ciao!